Ciao a tutti, amici del Toro. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Toro, tendenze energetiche generali per la prima parte di aprile. E wow, abbiamo la carta delle stelle, amici del Toro. Quando c'è la carta della stella parla di nuovi obiettivi, sì, anche nuove idee. È quella carta che parla di speranza, nuovi progetti. E molte volte, essendo comunque una carta che è collegata appunto con le stelle, con il mondo della notte, è collegato anche alle canalizzazioni e al destino. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico. Iniziamo subito con la luna, ragazzi. Come dico sempre, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla, o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi, nella descrizione del video, trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi, trovate il link gratuito al corso base di tarocchi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Bene, partiamo con la carta della luna, 8 di spade, re di spade, 2 di coppe, 3 di coppe, la temperanza, che in questo mazzo viene chiamato l'alchimista, e il 5 di coppe. Ragazzi, sento che questa carta è un invito a ritrovare la speranza, ok? C'è qualcosa che vi pesa sia sulle spalle che sul cuore. Con la carta della luna, normalmente fa riferimento a paure, emozioni, questioni del passato che potrebbero ritornare a galla e vedendo anche questo 8 di spade, ragazzi, vi dico che potrebbe essere qualche questione un po' pesantuccia che vi fa sentire bloccati. Non siete bloccati, però in realtà voi vi sentite bloccati. È per quello che avete la carta delle stelle, perché avete bisogno di ritrovare un po' la determinazione, ritrovare un po' il vostro progetto di vita, o come la sensazione con questo re di spade e il 2 di coppe al contrario, che potrebbe esserci qualche questione legata a una relazione in particolare, potrebbe essere di coppia, potrebbe anche semplicemente essere un compromesso lavorativo o tra amici, perché qui comunque ho la carta degli amici, però ecco, è come se nella prima parte del mese vedeste tutto buio o distorto, perché ricordiamo che la luna è illuminata a metà, come se vedeste le cose solo a metà. Andiamo dopo a vedere meglio chi è questo re di spade. Sta di fatto che, avendo questo, come vi dicevo, 2 di coppe, è come se o manca l'accordo o voi non volete assolutamente scendere a compromessi con qualcuno. E direi con questo re di spade, che potrebbe essere un padre, un datore di lavoro, una persona che comunque è più matura di voi, o diciamo che ha più potere mentale. E poi abbiamo la carta della temperanza e il 5 di coppe. Andiamo dopo a vedere con i mini tarocchi di cosa si tratta. Andiamo a vedere con la luna. Io intanto, ragazzi, vi comunico che ho aperto la possibilità di abbonarsi al canale e per le persone che si abboneranno ci saranno dei video in esclusiva inerenti a tutto quello che è il percorso di crescita. Spiegherò da un punto di vista, diciamo, concettuale di che cosa si tratta e poi ci saranno altri contenuti inerenti a meditazioni piuttosto che tecniche per lavorare. Ecco, se state già facendo un percorso di crescita per conto vostro, questo può essere un valido aiuto. Se invece non sapete da che parte iniziare il percorso di crescita, ma lo volete iniziare, può essere un ottimo input questa serie di video, insomma, spero che possiate apprezzare. 8 di spade, andiamo a vederlo. Abbiamo la carta del giudizio,
e il cavaliere di coppe. Allora, devo dire che la proiezione di cui parlavo prima per quello che riguarda la Luna potrebbe essere fortemente una persona a livello ehm, romantico o collaborativo o lavorativo, perché con il 4 di bastoni si parla proprio di contratti e possono essere o contratti di matrimonio o potrebbero anche essere contratti lavorativi, appunto. È come se qui qualcuno stesse aspettando delle notizie, una telefonata, una proposta che non si vede arrivare, o è come se non ci fosse la speranza di poter vedere arrivare questa proposta. Probabilmente è da tanto tempo che state aspettando un'azione concreta da parte di qualcuno, ma questa azione non la vedete arrivare. Andiamo a vedere il Re di Spade. Perlomeno, diciamo che voi avete questo tipo di attitudine di vedere un po' nero. Amanti al contrario e 3 di coppe nuovamente. Ragazzi, amanti e 2 di coppe al contrario. Ma andiamo poi dopo a vedere questo 3 di coppe, ma come la sensazione che siate voi che non abbiate voglia di proprio di scendere a compromessi, di fidanzarvi, di fare contratti con collaboratori piuttosto che... mm, ma perché siete così? Siete anche un po' in fase protettiva, anche in fase negazionale, devo dire. No, quello non serve, no, quello non è giusto, no, quello non è per me, no, tu non sai cosa è giusto per me. Però neanche voi poi date un reale valore alle possibilità che vi vengono offerte. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Sacerdotessa. E 3 di bastoni. È come se voleste andare un po' troppo in avanti senza però prendere connessione con quello che avete dentro, con quello che è il vostro vero sé. Tenete presente che avete sia la luna che la sacerdotessa, che, che la carta delle stelle. Sono 3 carte di forte canalizzazione. Anche il giudizio molte volte parla di idee e cose che arrivano. Andiamo a vedere questo 3 di coppe al contrario. Regina di coppe e asso di coppe. Voglio andare a vedere anche la temperanza. Ragazzi, ho come l'impressione che qui ci sia una questione emotiva soprattutto, più che pratica. È come se si trattasse di... Sì, non ci sono movimenti fisici, non ci sono movimenti emotivi per fare questo contratto, per fare questo cambio, per trovare questa stabilità. Ma vedendo tutte queste carte di spade, vedendo tutte queste coppe, ho come la sensazione che sia il vostro ad essere un alto e basso emotivo. È come se non voleste prendere accordi, appunto, come se non voleste impegnarvi. Mm. Magari, sapete, ci sono quelle persone, magari l'altra persona, stavo dicendo, che non vuole impegnarsi con voi. Ci sono certe persone che hanno paura di impegnarsi per paura di perdere certe libertà. E qui però con l'asso di coppe, guardate, in realtà l'asso di coppe è una carta di nuovi inizi, è una carta di abbondanza, è una carta di innamoramento anche. E poi abbiamo la temperanza che è una carta che parla di guarigione. Quindi ho come la sensazione che qui ci sia qualche, mm, possiamo dire nuova persona, perché abbiamo una regina di coppe che potrebbe perturbare questo tipo di gruppo
nel quale voi siete, con il quale voi... Cioè, allora, qui si tratta di prendere le cose sul serio con una persona sola, ma è come se aveste paura a fare il passo con quella persona e vi affidaste a un gruppo. Però qui il gruppo è come se ci fosse una sorta di sali e scendi emotivo, per cui anche qui con la carta della temperanza c'è bisogno di rimettere in ordine quelli che sono i vostri sogni, e anche la luna parla di sogni, il vostro potere personale, ok? Perché è un po' come se il gruppo vi stesse distraendo da quello che è il vostro reale obiettivo. La stella, abbiamo la stella, parla di obiettivi, la stella polare, il nord, trovare il proprio nord. Andiamo al 5 di coppe. Fante di pentacoli e nuovamente la luna. Ragazzi, è un po' come se vi dicessero di addentrarvi dentro di voi. Il 5 di coppe è una carta di carenza, è una carta che indica un vuoto affettivo. Qualcuno ha perso o delle possibilità, magari proprio la possibilità di creare questo tipo di accordo, però avendo anche il fante di pentacoli si parla... Allora, ho sentito profumo di pulito. Quindi è un po' come il fare un lavoro, iniziare un percorso di autoanalisi, di introspezione, anche di canalizzazioni con quello che riguarda la luna. Per qualcuno si tratta di lavorare sul proprio divino femminile, quindi appunto sul proprio lato ricettivo. Anche qui avete la sacerdotessa, eh? È quello che non state ascoltando. È come se foste tutta mente. Voglio andare a vedere un'altra carta per il giudizio. Un'altra regina. Sì, ragazzi, potrebbe essere una donna o potrebbe anche essere un uomo, perché qui abbiamo comunque due figure. Ehm, E magari è proprio questa persona che vi chiama dal passato che potrebbe creare questi alti e bassi in un gruppo o nel vostro gruppo. Perché per esempio potrebbe essere una persona che magari appunto ehm, vi propone un nuovo tipo di accordo, però voi è come se non... Questa cosa ha delle conseguenze sul gruppo nel quale siete, ma è un po' come, ok, riportiamo in equilibrio, arriviamo a raggiungere quello che è il mio sogno, imparando semplicemente a dominare quello che ho in mio possesso, facendocela con le mie forze praticamente. E qui comunque avendo il fante di pentacoli alla fine, c'è un nuovo inizio, c'è un nuovo percorso, può essere, ripeto, un nuovo percorso introspettivo, mi parlano di danza, per qualcuno potrebbe essere biodanza o cose per lo stile. La luna è sempre collegata a tutto quello che è il femminile, la ciclicità del, sì, della luna appunto. Sono emozioni che comunque vengono a galla, ma così si parte e così si finisce, ragazzi. Quindi ho come la sensazione che qui si inizi a sviscerare qualche cosa. Andiamo a vedere ancora una carta degli oracoli. Carta numero 23. Le vibrazioni dei pensieri. Mm? Perché ragazzi, il pensiero crea. Quindi quando noi pensiamo qualche cosa, sia nel bene che nel male, e qui ritorno alla stella, il puntare l'obiettivo, sia nel bene che nel male, quando noi pensiamo qualche cosa, l'energia viene messa lì. Quindi se io ho un obiettivo, un progetto, ok, e continuo a mettere energia lì, l'energia, questo diciamo primo pensiero di energia, aggiungo altra energia, quindi cresce. Aggiungo altra energia, ci penso, ci ripenso e quindi
cresce sempre di più, no? Fino a quando poi ad un certo punto inizia a diventare densa, questa cosa inizia a materializzarsi. La stessa cosa funziona con le cose negative. Se voi cominciate a pensare che "oh mamma succede quello", "oh mamma ho paura che", potrebbe andare male, potrebbe qui, potrebbe lì", voi date energia e fate crescere questa palla di energia alle cose negative, fino a quando anche loro ad un certo punto diventano più dense e si materializzano. Quindi focalizzate i pensieri che fate, o meglio, rifocalizzate i pensieri che fate. Tenete presente che un pensiero positivo vale come 3 negativi, quindi vi va abbastanza bene. Ogni pensiero negativo, diciamo che non funziona proprio così, non è come la matematica, però diciamo che a livello energetico un pensiero fatto in luce è un po' come se potesse ribilanciare, ricalibrare almeno 3 pensieri fatti in ombra. Ragazzi, fatemi sapere se la lettura vi è stata utile. Potete farmelo sapere comunque con un like, con una condivisione, con la vostra iscrizione, con un commento. E di fatto voglio ringraziare tutte le persone che integrano i miei video nei loro canali YouTube, quindi grazie. Vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!